Era una guerra interna in famiglia, perché papà non ha mai voluto. Però quando una cosa la senti dentro la devi fare, e io ho fatto. Io inizialmente facevo il meccanico, però non mi ci ritrovavo, non mi sentivo me stesso e mi sono buttato sulla barca di famiglia, diciamo, nell'attività di famiglia. E adesso sono, diciamo, 8 anni che lo faccio effettivo. Sono di Pescara e ho 37 anni. Allora, mi chiamo Erminio Camplone e faccio il pescatore non da molti anni, però vengo da famiglia di pescatori, dal mio bisnonno, mio nonno, mio padre e i miei zii. Parto dal presupposto che chi ha iniziato a fare questa vita qua principalmente viene di famiglia, da generazioni che fanno i pescatori, che si faceva il pescatore, da dopo la guerra, dai bisnonni, nonni, papà, e veniva tramandato. Ma a parte perché era un lavoro redditizio, un lavoro senza vincoli, cioè più lavoravi più guadagnavi. Per fare questo mestiere secondo me devi essere un buon sognatore. Dopo 43 anni io vedo un'alba, mi emoziono, vedo un tramonto, mi emoziono, vedo un delfino, mi emoziono. Non vedo l'ora di sentire l'odore della rete quando esce dall'acqua, come se fosse il primo giorno, capisci? Quindi ecco perché io dico che più che un mestiere è un qualcosa che tu hai dentro, che se non ti nasce, non ce l'hai, non lo puoi far crescere dentro di te. Con tutte queste regole qua, questi vincoli, queste restrizioni, non sei più libero di gestire il tuo discorso, il tuo fatto economico a tuo modo e piacimento, al tuo bisogno, capisci? Resta il fatto che la vita resta sacrificata per quello che è, ma i guadagni addirittura sono arrivati ad essere inferiori di qualsiasi tipo operaio a terra che lavora 8 ore. 2 mesi all'anno abbiamo il fermo biologico, anche se si potrebbe fare meglio, perché secondo noi è sbagliato il periodo. Sì, appena torni in mare dopo questo fermo vedi qualche pesce di più, ma non è pesce che è nato e cresciuto, è il pesce che già c'era. Tu immagina che ogni strumento ha un costo e questo serve allo Stato per controllarti. Ci sono molte cose che vuole lo Stato ma lo devi pagare tu e questo non va bene. C'è un piano contro il pescatore italiano, ma non italiano, il pescatore in generale, perché poi ci sono le navi, quelle diciamo industriali, quelle navi enormi, navi fattorie, queste cose qui, che quelli pescano e surgelano e mandano all'estero. Secondo me assecondano loro, vogliono far finire apposta la pesca tradizionale, la pesca costiera, la conduzione familiare, però loro vendono caro e vendono all'estero e noi grazie a loro vendiamo a basso costo. Questa barca qua, 40 anni fa, 35 anni fa, aveva un motore di 120 cavalli, oggi ne ha da 500. Prima c'erano 110 pescherecci, anche se avevano 100 cavalli, oggi ce ne stanno 30. Noi non raggiungiamo nemmeno gli 80-90 giorni di pesca l'anno. Bisogna ridurre ancora di più perché così importiamo più prodotto. Da dove? Con che tracciabilità? Siccome non c'è il ricambio generazionale, ti dico, quelli che girano, che vengono in barca sono già persone collaudate, tra virgolette, che lo fanno già da tempo. Nel porto nostro di Pescara ci sono più di 50 barche e saremo sì e no 5 o 6 ragazzi rimasti a fare questo mestiere. Il resto sono tutti quanti pensionati o all'arrivo prossimi alla pensione.
Io ce l'ho portato il primo maschio in mare, il primo figlio, ma lui si sentiva in prigione, io mi sentivo libero, quindi di conseguenza ho capito che siamo totalmente diversi e non ho insistito. Perché questa è una cosa che devi avere dentro, o ti piace o non ti piace. Non si può violentare una persona su un qualcosa che è contro la sua indole. Compare pescare nuova zita e rientro, meglio panchina nord. Zita. Grazie. E io penso che la cosa che ti fa innamorare del mestiere è il padre stesso, perché di solito si vede sempre un genitore come un supereroe. E io quando vedevo mio padre che rientrava con la barca, le persone che lo attendevano, era sempre, ogni giorno era una festa lì in banchina e avevo sempre questa ideologia. E tuttora quando rientro in parco vedo quelle persone che ti aspettano ed è bello. Io penso che quello è il fascino del lavoro stesso, che sia pescatore, sia contadino, qualsiasi cosa. In base a come ci cresci hai un'ideologia. Perché molti che non fanno questo lavoro non sanno come si fa, non lo vogliono fare, soprattutto quando gli spieghi come funziona, il fatto delle 2 ore di sonno, ti svegli, il freddo. Però tu che ci nasci e ci vivi lo vedi in una maniera diversa.